Hi and welcome to Astra Explain. Scusate, non ce la faccio. So di aver detto che questo video sarebbe stato in inglese, ma il mio problema principale non è la lingua in sé, ma sul come tradurre certi luoghi o nomi, poiché non sono riuscito a trovarli in inglese. Inoltre, questo video, come avrete notato, ha impiegato una quantità assurda di tempo da preparare e per me sarebbe soltanto più problematico farlo in lingua inglese. Oggi analizzeremo, su grande richiesta, il popolo dell'aria della seconda serie, ma prima vi voglio spiegare come funziona l'analisi nel dettaglio, così che questi primi minuti possano fare da guida per i prossimi video, senza che lo rispiego in dettaglio ogni volta. Infatti, analizzerò ciascun membro sotto vari punti di vista: carattere, fonte di ispirazione, potere e mosse, ovviamente solo se dispongo di informazioni a riguardo. Per il potere utilizzerò come punto di riferimento le Battle Cards. Per chi non sapesse cosa sono, le Battle Cards sono un gioco di carte collezionabili ufficiali, non per forza canon, di Gormiti, nei quali ci sono 5 statistiche divise in attacco e difesa, che sono mimetismo, magia, potenza, velocità e psicopotere. La somma dei punteggi associati a queste statistiche dà il valore della carta associata alla minifigure moltiplicata per 10. Guardando fra le varie carte ho notato che molte delle statistiche hanno abbastanza senso, eccetto la mistica, ma non è un problema ora. Però alcune categorie mi sono sembrate un po' ambigue, quindi ho voluto trovar loro una spiegazione. Il mimetismo di attacco indica la capacità di nascondersi per attaccare a sorpresa, mentre quello di difesa indica la capacità di nascondersi per sfuggire al nemico. La magia di attacco è l'output di danno che può essere prodotto compiendo un colpo magico, e la magia di difesa è la capacità di resistere ad una magia offensiva, un po' come l'attacco e la difesa speciali su Pokémon. Questa stat è incrementata dall'intelligenza del Gormita. La potenza d'attacco e di difesa indicano rispettivamente la statistica di attacco e di difesa, quindi è la stessa cosa di prima ma togliendo la magia. La velocità di attacco indica la velocità dei colpi e quella di difesa l'elusione. Questi valori vengono aumentati dalla velocità di movimento generale del Gormita e dai suoi riflessi. Infine, la statistica più controversa, lo psicopotere. Per parecchio tempo mi sono chiesto cosa fosse. Molti Gormiti ne parlano nelle loro descrizioni, ma non viene mai spiegato per bene. Si intuisce solo che è un'abilità che riguarda la mente. Parlando con varie persone riguardo a questo argomento ho raggiunto una soluzione che però resta comunque un po' confusionaria. Se avete mai giocato ad un gioco di ruolo tipo D&D o Pathfinder, dovreste sapere che incantesimi e abilità che influiscono sulla mente o che si basano sulla mente tipicamente utilizzano i punteggi di 3 statistiche: intelligenza, saggezza e carisma. L'intelligenza però già è stata utilizzata per la statistica di magia, quindi lo psicopotere è determinato dalla saggezza e dal carisma. Quindi, se necessario, per ogni Gormita darò un punteggio, dato dalla mia personalissima opinione su per cosa valga lo psicopotere fra saggezza e carisma. Trovo questa definizione un buon compromesso, poi se volete dite la vostra nei commenti. Cominciamo con l'unico mammifero di oggi, l'oscuro sanguinolento. Gormita ha l'aspetto di un pipistrello. La sua arma principale sono le zanne. Ho notato una cosa particolare dalle Battle Cards, cioè che il suo punteggio è inferiore al suo punteggio della carta descrittiva. Quindi, a patto che non sia un errore di stampa, immagino che quello sia il punteggio associato al Gormita di giorno. Infatti, come ben si sa, i pipistrelli sono tipicamente animali notturni, quindi dormono di giorno e cacciano di notte. Possiede un udito magico che gli permette di sentire a leghe di distanza. Sarebbero dai 4 ai 6 km in base al luogo in cui ti trovi. Le misure non del sistema internazionale sono davvero pessime. Questa sua abilità è un chiaro riferimento all'ecolocalizzazione dei pipistrelli, che permette loro di sapere la posizione degli oggetti circostanti a loro grazie al tempo di ritorno delle onde sonore che producono con il loro verso, cioè dall'eco. Dice di voler nutrirsi degli abitanti di Gorm. Potrebbe voler significare semplicemente che è carnivoro, ma dato il suo aspetto vorrei suggerire l'eventualità che si tratti di un pipistrello vampiro, una particolare specie di pipistrello che si nutre del sangue di animali, oppure un vero e proprio vampiro, creatura fantastica spesso legata al concetto del pipistrello. Ciò spiegherebbe il suo alto punteggio di magia di difesa, dato che in molti giochi di ruolo i vampiri sono resistenti a certi tipi di magia, quindi supportando la tesi del vampiro, ho aumentato lo psicopotere in maniera quasi esagerata nel suo punteggio diurno. Infatti, i vampiri sono noti in molti media per avere un alto carisma,
essere molto affascinanti e capaci di ipnotizzare le persone, ma se stanno sotto il sole tipicamente bruciano e si polverizzano. Quindi, come Malus, ho pensato che sotto al sole queste caratteristiche vampiriche non funzionino quanto dovrebbero. Nella sua forma Atomic non ottiene nessun tipo di power up particolare, al di fuori della magica leggerezza. Come? Volete sapere che poteri dà la magica leggerezza? Va bene. Con il tradimento, Magor concede ad Helios e al suo popolo la magica leggerezza. Questo potere Atomic concede ai suoi possessori un aumento di potenza magica, fa perdere loro quasi del tutto il loro peso e fa diventare alcune parti del loro corpo invisibili, perché ottengono una consistenza molto simile all'aria, aumentando quindi in generale le statistiche di mimetismo, magia e velocità, sia d'attacco che di difesa. In questo caso il boost consiste solo in questo, ma alcuni gormiti ottengono anche altri poteri aggiuntivi, che poi vedremo. Terminiamo con il suo carattere. Nelle descrizioni viene definito solitario e diabolico. Supporta la scelta di Helios e non sopporta Barbataus, ma da quel poco che si può vedere nel magazine sembra in dubbio sulla scelta di Helios e amico di Falco Silente. Infatti quest'ultimo avvisa solo lui della sua volontà di tradire Helios e Oscuro Sanguinolento gli augura perfino buona fortuna, però vabbè, magari è solo uno zunderino. Passiamo su Magicorvo. Basato su un corvo, più che per l'aspetto, per il nome. È il malvagio consigliere di Helios, è un antico strigone negromante, diverso da un necromante, quello che invoca i morti, perché anziché derivare dalla parola necro, dal greco morte, deriva dalla parola nero, in latino Lo posso dire? Sì, dai. Niger nigri. Il negromante è un tipo di incantatore che utilizza la magia nera, mentre lo stregone è un individuo capace di utilizzare incantesimi nonostante non abbia mai studiato molto la magia, dato che possiede una stirpe di natura magica e, se non l'aveste già capito, il suo punto forte è la magia. Le sue ali fungono da mantello, che quando viene aperto potenzia gli effetti della sua magia. Non sappiamo se sia ancora in grado di usarle per volare oppure no. Come potete vedere, con la trasformazione Atomic il suo potere magico aumenta a dismisura, riducendo perfino la sua velocità d'attacco. Infatti i suoi poteri oscuri sono ora migliorati e aumentati grazie al suo passaggio al male. Un esempio è nel magazine, dove utilizza un nuovo incantesimo, Coesione Lavica, una sfera di energia, forse di fuoco, che sa far esplodere a comando. Il legame fra il suo essere un corvo e le sue abilità magiche non è casuale. Infatti i corvi sono considerati animali mistici, per il loro colore associato al loro essere diurni. Inoltre il fatto che si nutrono di tutto, anche di carcasse, li rende associabili al nefasto, e si è anche scoperto che sono fra gli uccelli più intelligenti. Tutto questo rende Magicorvo un po' più interessante. Comunque nel magazine appare soltanto per intrattenere Orrore Profondo. Ha come amico Mangiamente il Mistico, che è anche il suo allievo. Questo gormita è un incantatore specializzato nel controllo mentale e ipnosi, attraverso la magia e non lo psicopotere. Come il suo maestro, è capace di aumentare il suo potere magico aprendo le ali. Non vi so dire che animale è. Probabilmente, date le sue 6 zampe e una pelle simile ad un esoscheletro, un insetto. Ma le ali non hanno niente di insettoso. Quindi suppongo che sia un insetto generico misto ad un demone? Se avete supposizioni al riguardo scrivetelo nei commenti. Con la serie Atomic ci viene detto che finalmente ha completato i suoi studi con Magicorvo. Inoltre, come per il suo maestro, con la magica leggerezza il suo potere magico è aumentato parecchio, e quindi anche le sue abilità di ipnosi. Vorticus, il tormentatore, è nato dallo spirito del cielo. Da quanto ho capito, ogni elemento ha uno spirito associato, una sorta di entità superiore mai mostrata, ma che può essere contattata o richiamata da alcuni gormiti. È capace di controllare gli agenti atmosferici, e questo basta per definire la sua potenza. Inoltre, con la sua forma Atomic, la sua energia è duplicata e viene ora definito il Signore dei Venti. È basato su un elementare dell'aria, un essere mitologico derivante dall'aggettivo elementare, usato nella teosofia. Ok, lo ammetto, ho letto da Wikipedia, ma se volete una definizione più generale, sono la personificazione dell'elemento di cui sono composti. Quindi Vorticus è composto da aria condensata nella parte centrale del suo corpo, mentre i suoi arti sono dei mini vortici. La forma Atomic non cambia quasi per niente la sua composizione fisica. Dragon, il letale. Fisicamente basato su una libellula, possiede una pelle molto simile a metallo, per consistenza e forse anche apparenza, probabilmente l'esoscheletro. Viene detto essere veloce come un fulmine, ma ciò è improbabile, poiché la velocità del fulmine può essere di 61 km al secondo se si considera l'andata,
mentre il colpo di ritorno può raggiungere anche i 27.800 km al secondo, che sarebbe un po' meno di un decimo della velocità della luce. Se fosse la velocità del colpo di ritorno, la sua forma atomica raggiungerebbe una velocità perfino superiore, e ciò mi pare parecchio esagerato. Quindi, volendo prendere la sua descrizione alla lettera, la sua velocità sarebbe di circa 61 km al secondo, che comunque non sono pochi, sarebbero circa 219.600 km all'ora. Viene detto che le sue antenne riescono a percepirti ovunque. Inoltre, Dragon è capace di sparare colpi di energia dalla fine della sua coda. Con la magica leggerezza ottiene la capacità di ipnotizzare con i suoi occhi e i colpi della sua coda sono ulteriormente potenziati. Il nome di Dragon deriva dalla traduzione di libellula in inglese, Dragonfly. Tutto quello che si sa del suo carattere è che ha una sorta di ultra, fissato con l'ideologia di Helios. Falco Silente, il Conte dei Cieli. Braccio destro di Helios, fino a quando non decide di tradire il tradimento, rimanendo l'unico fra questi gormiti che mantiene un po' di dignità. Ma prima di parlare del suo carattere, parliamo della sua ispirazione. La sua velocità, il suo aspetto e il suo nome indicano che è ispirato ad un falco. Inoltre, l'altra metà del suo nome rappresenta la sua capacità di agire in maniera parecchio furtiva, e da qui il suo alto punteggio e mimetismo. Il suo titolo di Conte dei Cieli si basa sul reale titolo nobiliare di conte, esistito sin dal tardo impero romano. Nella sua definizione più generale indica il governatore di una contea, quindi i cieli sono ufficialmente una contea contenuta nel dominio nell'aria? Sto pensando troppo, mi sa. Comunque, nella figure di Falco Silente c'è un mini dettaglio interessante. Se conti i triangolini che ha sul petto, noterai che ce ne sono 16, esattamente il numero di perle che si trovano sulla corona tipica di un conte medievale. Spero soltanto che non sia solo una coincidenza. Parliamo del suo personaggio, probabilmente quello più approfondito e interessante fra tutti i gormiti secondari. Infatti, nonostante sia la spalla di Helios, non condivide la sua scelta. Tra le carte descrittive è l'unico a non essere d'accordo, ma viene detto che non riesce a libellarsi dato il suo enorme legame con il popolo dell'aria e il suo signore. Nel magazine all'inizio degli eventi del Classi finale, la storia riguardante la terza serie, ci viene mostrato decidere all'ultimo di tornare dai buoni. Probabilmente la carta descrive la situazione fino alla fine del Grande Inganno, quindi precedente agli eventi dei Classi finale. Passiamo all'ultimo gormita di oggi, che come potete immaginare si tratta di Helios, il signore dell'aria. Fisicamente ispirato ad un rapace, probabilmente un'aquila di mare testa bianca, ma non troppo. Il nome deriva da Elio, divinità greca, titano dell'astro solare, colui che ogni mattina sale su un carro guidato da 7 cavalli per trainare il sole tutta la giornata, da est verso ovest. Viene scelto come campione dai gormiti del popolo dell'aria per il torneo sulla piana di Astrek. È descritto come un gormita potente ed elegante, che combatte usando gli artigli e il suo becco indistruttibile, tanto saggio quanto implacabile. Infatti viene sconfitto facilmente nel primo round da Barbataus, per via della sua inesperienza. Alla fine del torneo, dopo aver sconfitto Orrore Profondo assieme a Colossus e Barbataus, decide di unirsi all'alleanza fra i popoli del bene. Dopo gli eventi della Grande Eclissi, durante una ronda per controllare le attività del popolo del vulcano, viene attirato su Nitoda e indotto da Magor a tradire i suoi compagni e ad attaccare Carapax, così da ottenere il potere atomic della magica leggerezza. Passiamo ai suoi poteri e al suo stile di combattimento. Nella sua forma base ha sempre preferito attaccare in picchiata al suo nemico con colpi fisici a volte intrisi di magia, scagliando quindi parecchi colpi ad una velocità tale da non permettere al nemico di rispondere ai suoi attacchi. Mentre nel corto Grande Inganno, nella sfida contro Carapax, Helios ha usato anche dei colpi di energia a distanza. Da quando ottiene la magica leggerezza combatte principalmente utilizzando quest'ultimo metodo. Tra i nuovi poteri ci sono la capacità di creare tornadi, in grado di sollevare perfino Colossus e sparare laser dagli occhi. Ora il suo carattere. Helios è un gormita troppo sicuro di sé, con un grande potenziale, ma questa sua arroganza lo porta spesso a sottovalutare il suo avversario. Magor riesce ad ingannarlo proprio a causa di questo suo lato e sfruttando il suo desiderio di governare sull'isola. Finalmente termina questa epopea. Ci ho messo parecchio per fare questo video e spero veramente che ne sia valsa la pena. Ditemi nei commenti se vi piace questo metodo di analisi o se avete suggerimenti. Di sicuro non è perfetto. Vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi se volete. Questa parte di audio è stata registrata dopo la fine del montaggio del video. Dato che la scrittura, la registrazione e il montaggio di questo video hanno impiegato quasi una settimana ciascuno, in media, ho deciso che da adesso in poi farò un video per ciascun gormita, che magari avrà un'analisi un po' più attenta, però i video saranno molto più brevi. Inoltre, per
prossimo popolo da analizzare, analizzerò il popolo del mare della seconda serie e Atomic, dato che dopo che avevo cominciato i lavori sul popolo dell'aria sono arrivati parecchi commenti che chiedevano il popolo del mare. Ditemi nei commenti chi analizzare dopo il popolo del mare. Scusate per questa piccola nota. Ciao.